Benvenuti sul canale di Big Bro 83 per questa guida al platino inerente a The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, titolo uscito in Giappone il 26 settembre 2013 per PS3 e PS Vita, conosciuto come Sen no Kiseki. Il titolo che ha dato l'inizio ad una saga che ad oggi nel 2021 ha venduto oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo. 51 trofei da sbloccare in 2 run obbligatorie. Ad aiutarmi in questo lungo processo, ma piacevole, è qui con me un grande appassionato e conoscitore della saga Kiseki. Salve a tutti, sono Duke e aiuterò Big in questa guida per il platino di Trails of Cold Steel. Ho giocato a tutti i Cold Steel, così come anche tutte le saghe che li precedono, e mi sono avvicinato ai JRPG molto recentemente, a dire il vero, più o meno 2 anni fa. Fino ad allora non sapevo neanche dell'esistenza di questo genere. Li ho presi a scatola chiusa, acquistando i primi 3 insieme, mentre il quarto è uscito a fine del 2020. Posso dire che sono titoli validissimi, quindi consiglio vivamente di provarli, prima o poi, sperando che la serie possa interessarvi. The Legend of Heroes ha una storia molto antica. Il primo titolo con questa nomenclatura infatti risale al 1989, ma allora era affiancato da un altro celebre e storico JRPG della Falcom, Dragon Slayer, ma a partire dal 2003, con il suo 6º titolo, tutto è cambiato. Inizierei facendo una premessa. I Cold Steel fanno parte di una macro saga chiamata i Kiseki, che si divide in 3. La saga di Liberl, composta da Trails in the Sky, First Chapter, Second Chapter e Third Chapter. La saga di Crossbell, che sono i Trails of Azur, Zero e Aonokiseki, che non sono stati localizzati ufficialmente, ma c'è una versione fan-made localizzata per PSP. E l'ultima saga è quella dei Cold Steel, composta da 4 titoli ambientati tutti ad Erebonia. Oltre a questi c'è Hajimari no Kiseki, il cui titolo non ufficiale è Trails of the Beginning ed è il sequel dei Cold Steel e delle altre saghe. Posso soltanto aggiungere che a partire da Trails in the Sky tutto il mondo dei Kiseki è ambientato su Zemuria, ma in 17 anni o poco più si conosce soltanto la parte occidentale e neanche tutta. Dovendo fare 2 run per il platino, cominceremo con una easy per agevolarci poi per quella a Nightmare. Perciò Duke ci illustrerà brevemente cosa otterremo alla fine di questa run ed alcuni trofei che incontreremo. Giocheremo una prima run come partita di New Game Plus, senza però utilizzare nessun bonus. Big avrebbe diritto ad utilizzare 10 punti, avendo lui terminato il gioco 2 volte. Infatti si ottengono 5 punti ogni volta che termini Cold Steel, che si possono utilizzare nella nuova partita. I bonus sono il Link Level, il Rush e il Burst, che fanno parte del Combat System. I Mira, che sono la valuta del gioco, e i Sefit, che sono le risorse utilizzate per il potenziamento delle magie, qui chiamate Arts, e gli Items, che sono gli oggetti. Il Notebook Data, che contiene le informazioni dei profili dei personaggi, le ricette culinarie, la pesca, i libri, i quali sono legati i trofei più scomodi. Lo Status, che comprende i livelli dei PG, oltre ai Master Quartz e agli slot ad essi associati, anch'essi legati a dei trofei. I 3 outfit, che sono dei costumi, e 300.000 di mira, al quale è legato un trofeo del raggiungimento di 1 milione di mira, e 3.000 per ogni Sefit. Infine ci sono i bonding event, che sono gli appuntamenti con i personaggi, simili ai Confidant di Persona 5, che sono tanto cari a Big. Guarda Duke, sinceramente preferisco il parmigiano sulle cozze ai bonding. Detto questo, ragazzi, ragazze, cominciamo. Siamo nell'anno 1204 secondo il calendario septiano, nel giorno del 31 di agosto, per la precisione nella parte più orientale dell'impero di Erebonia, nel luogo che il gioco ci indica essere il Garrelia Fortress.
Zeus! I can't even scratch them! What's happening? Who's in control of those things? Get in touch with the 4th Armored Division! We need backup from Lieutenant General Craig! Ma che sta succedendo? Perché ci ritroviamo in quello che sembra essere un campo di battaglia? Il gioco si apre con l'attacco da parte di alcuni presunti terroristi alla fortezza di Garrelia, situata ai confini dell'impero ereboniano. Vediamo dei ragazzi correre all'interno dell'edificio assieme a 2 persone adulte. L'uomo scopriremo a breve che è un maggiore dell'esercito ereboniano. Qui il giovane gruppo si dividerà in 2. Avremo da una parte il protagonista, Rin, assieme ad alcuni dei suoi compagni, ossia Laura, Emma, Gaius e Iusis, accompagnati dalla donna dai capelli viola che si chiama Sara. Il maggiore invece guiderà il resto dei ragazzi, i cui nomi li scopriremo in seguito. Il loro obiettivo risulterà essere chiaro a breve. Even making the tanks go haywire. Right. It looks like their real target was the railway guns all along. Which means they must be serious about targeting that trade conference in Frostbell City. Cominciamo a parlare un po' più nello specifico di Cold Steel, partendo da alcuni comandi. Il combat system di Cold Steel è a turni. Le azioni che i tuoi personaggi possono eseguire sono attacchi fisici normali che servono per ricaricare la barra di CP, le craft che utilizzano questa barra per fare dei danni al nemico, infliggergli status alterati, oppure possono anche fare da supporto ai tuoi personaggi, quindi curare alcuni personaggi, riportare in vita quelli morti, aumentare l'attacco di determinati personaggi, aumentare la difesa, renderli immuni da attacchi fisici o attacchi magici. Una volta raggiunto 100 CP puoi utilizzare le S-Craft e sono più potenti più CP hai, partono da 100 e arrivano fino a un massimo di 200 e sono sostanzialmente le special. Abbiamo inoltre appreso da questi pochi dialoghi che il maggiore citato poco fa da Duke si chiama Naidar e in cosa consiste la missione di Rin e i suoi compagni, ossia impedire l'utilizzo di questi cannoni che stanno puntando verso Crossbell City. Objective is to stop the activation of the railway guns. We've learned a lot at the academy. It's time to Dopo un breve incitamento di Rin a quella che lui chiama classe 7, abbiamo finalmente il controllo del gruppo. Apriamo il menu di gioco e possiamo notare il nome dei personaggi che poco fa Duke ci ha spoilerato con qualche secondo di anticipo. Non possiamo fare granché in questa parte di gioco. Io ad esempio faccio giusto questo, metto Sara leader perché fa ganzo, così si vede a schermo, cosa che si poteva fare benissimo anche premendo il tasto L1. La scia di vento alle spalle di Sara ci sta indicando che stiamo eseguendo uno scatto premendo il tasto R1, mentre queste qui sono le cosiddette Orbment Charging Station, dove si potranno recuperare se usare HP ed EP che sono l'equivalente degli MP classici. Prima fight del gioco, e sulle fight sono legati un bel po' di trofei. Alcuni dei trofei legati alle battaglie sono vincere 100, 500 e 1000 battaglie, oppure altri legati ad azioni specifiche come annullare 100 volte le art o craft dei mob o iniziare 300 battaglie in Advantage Mode. Ma ce ne sono anche degli altri. Il gioco ti spinge ad analizzare il nemico utilizzando diversi strumenti, quali possono essere gli item Battle Scope, l'Art Analyze, oppure la craft che in questo momento è soltanto Emma, chiamata Detector. Infatti, scusami Duke se ti interrompo, analizzare tutti quanti i mob del gioco ci fornirà un altro trofeo. Craft Detector, che a mio avviso è il modo migliore per analizzare un mob, poiché utilizzandola avremo maggiori possibilità di mandare in unbalance un mob. Cosa significa ciò? Avremo maggiori possibilità di sbilanciarlo, cosa evidenziata dalle stelle di color rosso sul suo status sotto al suo nome, in Unbalance Efficacy. Adesso, se noi adesso provassimo ad utilizzare ad esempio Armor Breaker, che ci fornisce un 30% in più di possibilità di sbilanciare un mob, potrebbe succedere Shatter! questo. No!
è partito un link attack legato ad un assist, ma essendo noi nel prologo mancano dei comandi. Dato che Duke ci ha parlato delle S-Craft e sulle S-Craft è legato un altro trofeo, ossia farne 100, intanto cominciamo a farle e a vederle. Guardiamo il Plasma Storm di Sara. Avendo ucciso 4 o più mob contemporaneamente, non avendo subito danni, facendo un danno 5 volte superiore agli HP rimasti di 3 mob ed avendone analizzati 2, abbiamo ottenuto un total exp di 2.1, sbloccando già il primo trofeo di questa guida. Tra parentesi, sarebbe bastato un semplice 2.0. In Cold Steel sono presenti 15 bonus totali che vi riporterò a schermo per non annoiarvi, e in Cold Steel 2 saranno 18. Questa meccanica, simile ad esempio all'ottenimento gratis della serie Tales of, ci fa intendere come ci si può agevolare nel farming exp. Quindi più alto è quel valore, più si velocizza il tutto. We need to hurry, but keep your wits about you. Understood. Prima del mio monologo senza fine, Duke aveva accennato ad un Advantage Mode. L'Advantage Mode sarebbe in sostanza l'attacco alle spalle. E dato che sugli attacchi alle spalle è legato un altro trofeo e bisogna farne 300, vi mostro un piccolo trucchetto che si può fare con Gaius contro alcuni tipi di mob. E ripasso intanto a lui la parola, anche perché ho bisogno di un bicchiere d'acqua. L'altro comando sono le art, ossia le magie. Ce ne sono tantissime e sono suddivise in 7 gruppi. Di elemento terra, fuoco, acqua, vento, spazio, tempo e miraggio. Oltre ad essere di tipo offensivo e da supporto, come per esempio buffare l'attacco, sono presenti anche dei debuff da utilizzare contro i mob, o quelle recover per esempio per ripristinare gli HP dei tuoi personaggi. L'unico piccolo problema potrebbe essere imparare la nomenclatura per riconoscerli. La meccanica più importante sono i link. È possibile collegare 2 personaggi fra loro che si attivano nelle fight nel caso si riesca a sbilanciare il mob, come ho fatto vedere Big poco fa, oppure tramite lo stile d'attacco dei PG, o nel caso si esegua un attacco critico, indicato con un punto esclamativo nella barra dei turni in alto a sinistra. Ora siamo ancora nel prologo, sappiate solo che oltre all'assist, visto poco fa, e bisogna farne 500 per un trofeo, saranno presenti in futuro anche il rush e il burst, legati anch'essi a dei trofei. Ma ci saranno altre cose molto belle in futuro. E per ciò che concerne gli stili dei personaggi, cosa ci puoi dire? Esistono 4 categorie di personaggi, che sono gli slash, che servono a tagliare, affettare e sono efficaci contro i mostri pianta. I pierce servono a penetrare, sono efficaci contro mostri grossi o mostri pesce. I thrust, che colpiscono con un impatto distruttivo i nemici, sono molto efficaci contro i setti con uno scudo alto, oppure delle bestie larghe. E gli strike, che fanno un attacco da tiro che serve a sottomettere soprattutto i nemici veloci, sono molto efficaci contro i volatili, le bestie e gli insetti. Dei comandi basici Duke credo ormai manchi soltanto il move e gli item. Un altro comando è il move, che ci consente di muoverci nell'area delle fight per cercare di evitare possibili attacchi ad area dei mob, e ce ne sono di devastanti, specialmente ad incubo. O per posizionare un PG in modo tale che colpisca più mob con una craft, che solitamente sarebbe bersaglio singolo. A proposito di recupero CP e quindi legati anche alle S-Craft, quando è consigliabile utilizzarle nelle fight? È consigliabile utilizzare una S-Craft con 200 CP per massimizzare la sua efficacia, anche se utilizzandolo questa consuma tutta la barra apposita. Una cosa importante ragazzi, non perdete tempo a farmare, grindare, expare in quest'area, capirete a breve il perché.
Si possono usare ovviamente gli oggetti per molteplici funzioni, come utilizzare pozioni curative o mangiare cibi cucinati o comprati per ottenere boost aggiuntivi. È presente anche un item che ci assicura la fuga nel caso la fight si mettesse molto male, e quindi ovviamente è presente anche il comando fuga. Esatto. Nei dungeon, inoltre, ma anche nel futuro open world, sono presenti degli oggetti interagibili che, se distrutti, possono fornirci degli oggetti extra casuali, sono randomici, non sono mai gli stessi, come ad esempio queste casse poste alla fine di questo corridoio. Qui recuperiamo gli HP e gli EP utilizzando l'Ordnance Charging Station e salviamo la partita dal menu system, perché, come avrete capito, c'è una bella boss fight. Aggiungo che è possibile salvare la partita, dato che siamo già in tema, praticamente ovunque, tranne in alcuni punti specifici. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma ancora troppo presto. This must be Corellia Canyon. You can see Crossbell State on the other side. There! Una volta arrivati all'esterno della fortezza, vedremo due cannoni giganti che stanno per sferrare un attacco devastante contro la città di Crossbell, cosa dette proprio all'inizio. Ecco spiegata la missione del gruppo: impedirne l'attacco. Ma ad attenderci ci saranno due Zephyrantes, i boss dell'area piuttosto semplici anche a Nightmare. Cambierebbe giusto il tempo nello sconfiggerli, dati gli HP maggiorati ed una maggiore resistenza agli imbalance. Puoi dare qualche consiglio, Duke, per coloro che intendono direttamente affrontare Cold Steel a Nightmare senza passare per Easy, in vista di questa prima boss fight? Sono deboli all'elemento terra, ma solo Gaius possiede quel tipo di arti in quel momento. Basta analizzarlo per scoprire i punti deboli o gli status alterati, che risente maggiormente, come il delay o lo speed down. Per quest'ultimo consiglio il Chrono Break di Rin al momento, le Craft Armor Breaker di Laura o il Gale di Rin sono più che sufficienti per attivare i link attacchi ed indebolirli velocemente. Fatto ciò, utilizzate le S-Craft dei vari PC per finirli. Eseguiamo uno swap in modo tale che Emma in questo momento ha già il primo turno, così posso subito utilizzare Detector, così posso cominciare direttamente ad usare le craft. Lo swap è il cambio di un PG nel team principale con una riserva. Da notare che se per errore si segue un cambio e lo si vuole ricambiare con un altro in quello specifico turno, ciò non è possibile, bisognerà attendere di nuovo il turno del PG in questione. Inoltre a volte Big ha fatto dei cambi link premendo L1, quella è una tattica avanzata, quindi non ci fate caso, per ora. Sì, questa meccanica del cambio in corsa del link è una cosa che ho appreso soprattutto durante la run a Nightmare, ma poi soprattutto linko quasi sempre tutti i personaggi a Laura, perché Laura è un carro armato, è devastante, già all'inizio, nelle prime battute del gioco, ma soprattutto in endgame. Poi in Cold Steel 2, quando ci arriveremo, capirete il perché. Vi faccio notare giusto un'ultimissima cosa: l'icona con il punto esclamativo che prima ci aveva accennato Duke. Quell'icona sta a significare che qualsiasi attacco fisico effettuato da una qualsiasi classe a qualunque mob, anche non analizzato con il detector, farà scattare un link attack sicuro al 100%. Detto ciò, vi lascio gustare la host Atrocious Raid, non per come combatto io, perché faccio schifo, e ci risentiamo non appena termina la boss fight o poco più. An opening! Okay! Analyzing the enemy's vitals. I've got it! My turn.
for the trouble. I've got this! The second form, Gale! Now's our chance! An opening! My turn. Hey! Off guard. A self-destruct mechanism. As though cowardice knew no bounds. We're running out of time. I'm gonna go on ahead. Follow me as soon as you're sure it's safe to. Railway guns. No, no, no! Don't! Da quello che si è visto sembra che il gruppo dell'istruttrice Sara e di Rin non abbiano fatto in tempo a fermare l'attacco di quei cannoni giganti verso Crossbell City. Per scoprire il seguito di tale avvenimento bisognerà attendere un bel po'. Ciò che abbiamo appena vissuto è soltanto un granello di sabbia in un vasto deserto. La trama di Cold Steel, o meglio dei Kiseki in generale, è molto vasta. Un'infinità di personaggi, il cui numero supera le centinaia. Per concludere, quello che abbiamo appena vissuto è soltanto un foreshadowing. Adesso la storia di Cold Steel inizia per davvero. E mentre scorrono i nomi e le facce di alcuni dei personaggi, giocabili e non, domando una cosa, Duke. Cosa ti ha spinto a giocare a Cold Steel? Cosa ti è piaciuto della saga Kiseki in generale? E perché consiglieresti tali videogames, tali JRPG al pubblico? Consiglio caldamente di giocare sia ai Cold Steel che alle saghe che li precedono. Sono tutti dei titoli validissimi, con un incredibile world building che li connette tutti fra loro, delle storie fantastiche, un cast di personaggi enormi, tutti ben caratterizzati e delle host favolose. C'è da fare un piccolo appunto. Si possono giocare i primi 2 Cold Steel anche senza conoscere i fatti delle saghe che li precedono. Arrivati al terzo però sarebbe il caso di fermarsi e recuperare gli altri titoli, perché cominciano a apparire dei personaggi di saghe precedenti, ci sono delle citazioni sui fatti più importanti delle altre saghe e rischieresti di trovarti perso oppure di non provare la stessa emozione che proveresti magari nel rivedere un personaggio di una delle saghe che li precede, oltre al fatto ovviamente di non capire niente di quello di cui si parla. Questo per i primi 2 non c'è. Terzo e il quarto però fate attenzione. Confermo esattamente ciò che ha appena detto Duke. Io stesso, che ho iniziato a giocare da questo Cold Steel, quando mi sono ritrovato tra la fine del secondo e l'inizio del terzo, praticamente ho bombardato Duke costantemente perché non capivo di cosa stessero parlando. Il gioco ci ha fatto intendere che ci troviamo a 400 Selge da Trista. Comunque sia, ci ritroviamo su un treno. Fra i vari personaggi che sono apparsi a schermo durante le considerazioni di Duke, posso dire in tutta onestà che uno fra i miei preferiti è sicuramente Sara, ma anche Laura fa la sua porca figura, sia per ciò che concerne le loro caratterizzazioni, ma anche per la loro potenza combattiva. Laura su tutti. Per te invece, Duke, qual è il tuo personaggio preferito? O la tua? È ancora presto per parlare del mio personaggio preferito. Potrei rovinare le persone blind. Posso solo dire che tale PG potrebbe essere considerato un personaggio chiave nella trama di tutti i Kiseki.
Credo di avere una vaga idea di chi tu stia parlando, però per sicurezza dopo in privata sede te lo chiedo. Da qui alla fine del video ci saranno soltanto dialoghi e Duke ci fornirà un brevissimo riassunto di ciò che si vedrà a schermo. Il gioco ci fa notare che siamo tornati a 5 mesi prima rispetto ai fatti avvenuti a Garrelia, esattamente il 31 marzo. Sul treno in corsa partito da Barricard e diretto a Keldik viaggia Rin, che si fermerà alla stazione di Trista per frequentare l'accademia militare della Tors, poco distante dalla cittadina. Entrambi si trovano ad est della capitale ereboniana, Heimdall. Al di fuori della stazione di Trista sbloccheremo un trofeo legato alla storia, il Freshman Orientation. Un altro trofeo, sempre legato alla storia, lo sbloccheremo nel prossimo episodio, quando completeremo il prologo. All'uscita del treno sono comparsi per pochi istanti alcuni ragazzi che erano insieme a Rin a Garrelia, se siete stati attenti osservatori. All'uscita dalla stazione di Trista, Rin avrà un scontro con una studentessa avente un'uniforme rossa. Parlando fra loro noteranno il fatto della presenza di altri ragazzi sul treno con la stessa divisa ma di colore diverso, di colore verde. Salutandosi, la ragazza fa intendere che potrebbero essere futuri compagni di classe, marcando la cosa con un bel sorriso. Quindi lei si allontana. Non c'è molto altro da aggiungere. Duke, vuoi dire qualcosa prima di salutare i nostri telespettatori? Spero che il video possa avervi incuriosito un pochino sulla saga di Trails, ma sappiate che non avete visto nulla. La trama è stupenda, ma anche molto lenta. Saluto tutti quelli che sono arrivati sin qui assieme a noi e ti ringrazio Big per lo spazio che mi hai concesso. Diciamo che non vedo l'ora di fare i primi bonding con te. Non vedo l'ora di farli, guarda, i bonding, mamma mia, me ci fa pensare. Il piacere è stato tutto mio. Ci vediamo molto presto con il secondo episodio di Trails of Cold Steel. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Alla prossima ragazzi, un abbraccio da Big Bro 83. It's really a pretty town though, isn't it? Just like a postcard. Yeah, I guess that's the magic of springtime for you. I hope everything in your case is okay. Oh, don't worry about that. It'll be fine. Hey, you've got the red uniform too, huh? Yeah, but now that you mention it, almost everyone else on the train had a green jacket. You're one of the few I've seen in red. I didn't really think about it until now. I just put on the uniform they sent me. I hadn't given it much thought until I got here either. But yeah, like you said, there have been a few others sporting them too, so I doubt it's a mistake. Maybe it means we'll end up being classmates. Anyway, I should get going. I've got a feeling we'll see each other again at the entrance ceremony, though. I totally forgot to ask her name. Oh well, I'm sure we'll run into each other later. She's right, though. It is weird that there are so few of us in red. Are there even enough to make a class? That orbment they sent with the uniform is pretty strange, too. It sure looks a lot fancier than your standard issue orbment, that's for sure. Guess there's no point in racking my brain over it. Someone will probably explain it during orientation. Thor's military academy is on the north side of town. I've still got some time to look around before the entrance ceremony, but it'd be pretty awkward to be late the first day.